Le spiegazioni non sono prove. Un caro saluto a tutti e tutte e grazie di essere su Canal 104 Plus. In questo video offro l'opportunità di provare a fare le prove da soli, da sole. In basso ogni tanto vedrete i titoli in sovrimpressione da cercare sulla fornita pagina indice alfabetico. Link in descrizione. Molte persone hanno difficoltà a distinguere una spiegazione da una prova. Se qualcuno fornisce una spiegazione per un fenomeno che non è dimostrabile, rende la spiegazione una prova? No. Ci raccontano che le eclissi lunari si verificano quando il Sole, la Terra e la Luna sono su una linea retta. Il Sole illumina la Terra, che sta davanti alla Luna, e questa, la Terra, proietta la sua ombra su di essa. Questa è una spiegazione per un fenomeno che vediamo nel cielo, ma non è una prova. La prova sarebbe vedere questo fenomeno da un posto di osservazione diverso. È necessario essere su un razzo nello spazio, arrivare abbastanza lontano per vedere Sole, Terra e Luna. Solo allora si è in grado di dire ok, questo fenomeno lo stiamo sperimentando, ma non è possibile. Ci dobbiamo accontentare dei disegnini che fanno. Questa prima spiegazione è una prova? No, però dimostra che si accettano spiegazioni senza pensare criticamente. Pensare in maniera critica è fare delle comparazioni, ad esempio, sulle proporzioni dell'ombra della Luna proiettata sulla Terra. E con la spiegazione dell'ombra e penombra, matematicamente, secondo i diametri ufficiali di Luna e Terra, risulta che l'ombra della Terra proiettata sulla Luna dovrebbe avere questa grandezza. Sapete che l'ombra di una sfera proiettata su un'altra sfera crea un'ombra sinusoidale e non un cerchio? Lo sanno anche i pittori. Guardate questi disegni e cercate anche il video ombra della Terra sulla Luna deve essere sinusoidale, non circolare. C'è un tipo di eclisse chiamata Selenelion. Dovrebbe essere impossibile perché sia il Sole che la Luna sono sopra l'orizzonte. Qualcuno ha spiegato, ma non dimostrato, che è un effetto della rifrazione atmosferica. Ma la rifrazione è un effetto di onde luminose, non certo di ombre. Durante questa eclisse l'ombra è in alto e copre metà della Luna. Non dite che è un miraggio. Accettando qualsiasi spiegazione che viene data da qualcuno che è più in alto in questo sistema gerarchico, inietta nel cervello una programmazione, meglio, il lavaggio del cervello. Se un tizio con un camice da laboratorio bianco si presenta e dice qualcosa, non ha bisogno di mostrare laurea né diploma di scuola superiore, ma si accetta tutto come fosse una prova. E si va in giro a dire a tutti che si conosce la verità. Siamo stati programmati per accettare qualsiasi cosa provenga da qualcuno che corrisponde alla descrizione che ho appena detto. Inoltre, in questo periodo storico, la maggior parte delle persone accetta tutto quello che i personaggi più in voga vomitano dalle loro bocche. Quando c'è più di una spiegazione plausibile per un fenomeno, allora nessuna può essere usata come prova. Punto. È importante analizzare, non accettare, altrimenti diventa una religione, una fede. Le analisi del meraviglioso regno piano che ci ospita, come libero ricercatore, grazie alle prove che ho verificato personalmente, sono molto più ragionevoli rispetto alle teorie dell'eliocentrismo. La mia non è una religione e non vado in giro cercando di convincere nessuno. Ognuno è libero di fare le sue proprie indagini e se sei qui hai scelto tu di farlo. Vi ricordo quello che ho detto all'inizio. Se qualcuno fornisce una spiegazione per un fenomeno che non è dimostrabile, rende la spiegazione una prova? No. E se per la spiegazione del Sole di 24 ore in Antartide esistono 3 modelli diversi, quello della scienza ufficiale, un globo che nessuno ha mai visto, il modello di Joseph Hanvey sotto una cupola e il modello di Tomb of Illumination di vivere all'interno di un campo magnetico, accettare solo uno di questi modelli è una prova? No. Ascoltiamo un tratto dal libro 1984 di George Orwell. Ma di per sé il mondo non è altro che un granello di polvere e l'uomo è piccolo, indifeso.
Da quanto tempo esiste? Per milioni di anni la Terra è stata disabitata. Sciocchezze, la Terra ha la nostra stessa età, nulla di più. Le cose esistono solo in quanto se ne ha coscienza. Ma le rocce sono piene di ossa di animali estinti, mammut, mastodonti e rettili immani che vivevano qui molto prima che si sentisse parlare dell'uomo. Ma le hai viste queste ossa, Winston? No, naturalmente. Sono un'invenzione dei biologi dell'Ottocento. Prima dell'uomo non c'era nulla, e se potesse estinguersi dopo di lui non ci sarebbe nulla. Nulla esiste esternamente all'uomo. Ma esternamente a noi c'è l'universo intero. Pensa alle stelle. Alcune di loro distano milioni di anni luce dalla Terra. Non le potremo raggiungere mai. Che cosa sono le stelle? Disse O'Brien con aria indifferente. Corpuscoli di fuoco a qualche chilometro da noi. Se volessimo, le potremmo raggiungere o cancellare. La Terra è il centro dell'universo, il Sole e le stelle le girano intorno. Winston si contorse nuovamente, ma non disse nulla. O'Brien continuò come se stesse rispondendo a un'obiezione. Naturalmente, per fini particolari, tutto ciò non è vero. Quando navighiamo sull'oceano o prevediamo un'eclisse, ci torna spesso utile supporre che la Terra giri intorno al Sole o che le stelle siano a milioni e milioni di chilometri di distanza da noi. Ma che importanza ha? Credi che sia al di là delle nostre capacità sviluppare un doppio sistema astronomico? Le stelle possono essere vicine o lontane, dipende solo dalle nostre esigenze. Credi forse che i nostri matematici non sarebbero all'altezza di un simile compito? Hai dimenticato il bipensiero? George Orwell ha detto: in un tempo di inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario. Grazie di aver guardato.